Si capisce che si stava tutti lì, fece il vecchio Cufufco, e dove altrimenti? Che ci potesse essere lo spazio, nessuno ancora lo sapeva, e il tempo idem. Cosa volete che ce ne facessimo del tempo, stando lì pigiati come acciughe? Ho detto pigiati come acciughe, tanto per usare un'immagine letteraria. In realtà non c'era spazio nemmeno per pigiarci. Ogni punto di ognuno di noi coincideva con ogni punto di ognuno degli altri in un punto unico, che era quello in cui stavamo tutti. Insomma, non ci davamo nemmeno fastidio, se non sotto l'aspetto del carattere, perché quando non c'è spazio, avere sempre tra i piedi un antipatico come il signor Pubert è la cosa più seccante. Quanti eravamo? Non ho mai potuto rendermene conto nemmeno approssimativamente. Per contarsi ci si deve staccare almeno un pochino uno dall'altro, invece occupavamo tutti quello stesso punto. Al contrario di quel che può sembrare, non era una situazione che favorisse la socievolezza. So che per esempio in altre epoche tra vicini ci si frequenta. Lì invece, per il fatto che vicini si era tutti, non ci si diceva neppure buongiorno o buonasera. Ognuno finiva per avere rapporti solo con un ristretto numero di conoscenti. Quelli che io ricordo sono soprattutto la signora Fink Zero, il suo amico Dex Ox, una famiglia di immigrati, certi Zuzu, e il signor Pubert, che ho già nominato. C'era anche una donna delle pulizie, addetta alla manutenzione, veniva chiamata, una sola per tutto l'universo, dato l'ambiente così piccolo. A dire il vero, non aveva niente da fare tutto il giorno, nemmeno spolverare. Dentro un punto non può entrarci neanche un granello di polvere. E allora si sfogava in continui pettegolezzi e piagnistei. Già con questi che vi ho detto si sarebbe stati in soprannumero. Aggiungi poi la roba che dovevamo tenere lì ammucchiata, tutto il materiale che sarebbe poi servito a formare l'universo, smontato e concentrato in maniera che non riuscivi a riconoscere quel che in seguito sarebbe andato a far parte dell'astronomia, come la nebulosa di Andromeda, da quel che era destinato alla geografia, per esempio i Vosgi, o alla chimica, come certi isotopi del berillio. In più, si urtava sempre nelle masserizie della famiglia Zuzu. Brande, materassi, ceste. Questi Zuzu, se non si stava attenti, con la scusa che era una famiglia numerosa, facevano come se al mondo ci fossero solo loro. Pretendevano perfino di appendere delle corde attraverso il punto per stendere la biancheria. Anche gli altri però avevano i loro torti verso gli Zuzu, a cominciare da quella definizione di immigrati, basata sulla pretesa che mentre gli altri erano lì da prima, loro fossero venuti dopo. Che questo fosse un pregiudizio senza fondamento mi pare chiaro, dato che non esisteva né un prima né un dopo, né un altrove da cui immigrare, ma c'era chi sosteneva che il concetto di immigrato poteva essere inteso allo stato puro, cioè indipendentemente dallo spazio e dal tempo. Era una mentalità, diciamolo, ristretta, quella che avevamo allora, meschina, colpa dell'ambiente in cui ci eravamo formati. Una mentalità che è rimasta in fondo a tutti noi, badate, continua a saltar fuori ancora oggi, se per caso due di noi si incontrano alla fermata di un autobus, in un cinema, in un congresso internazionale di dentisti e si mettono a ricordare di allora. Ci salutiamo, alle volte è qualcuno che riconosce me, alle volte sono io a riconoscere qualcuno e subito prendiamo a domandarci dell'uno e dell'altro, anche se ognuno ricorda solo qualcuno di quelli ricordati dagli altri. E così si riattacca con le beghe di un tempo, le malignità, le denigrazioni, finché non si nomina la signora Fink Zero. Tutti i discorsi vanno sempre a finire lì, e allora di colpo le meschinità vengono lasciate da parte e ci si sente sollevati come in una commozione beata e generosa. La signora Fink Zero, la sola che nessuno di noi ha dimenticato e che tutti rimpiangiamo, dov'è finita? Io da tempo ho smesso di cercarla, la signora Fink Zero, il suo seno, i suoi fianchi, la sua vestaglia arancione. Non la incontreremo più né in questo sistema di galassie né in un altro. Sia ben chiaro, a me la teoria che l'universo, dopo aver raggiunto un estremo di rarefazione, tornerà a condensarsi e che quindi ci toccherà di ritrovarci in quel punto per poi ricominciare, non mi ha mai persuaso. Eppure tanti di noi non fan conto che su quello, continuano a fare progetti per quando si sarà di nuovo tutti lì. Il mese scorso entro al caffè qui all'angolo e chi vedo?
Il signor Pubert, ma che fa di bello, come mai da queste parti? Apprendo che ha una rappresentanza di materie plastiche a Pavia. È rimasto tal quale, col suo dente d'argento e le bretelle a fiori. Quando si tornerà là, mi dice sottovoce, la cosa a cui bisogna stare attenti è che stavolta certa gente rimanga fuori, ci siamo capiti, quegli zuzù. Avrei voluto rispondergli che questo discorso l'ho sentito già fare a più d'uno di noi, che aggiungeva, ci siamo capiti, il signor Pubert. Per non lasciarmi portare su questa china m'affrettai a dire, e la signora Finzero, crede che la ritroveremo? Ah sì, lei sì, fece lui imporporandosi. Per tutti noi la speranza di ritornare nel punto è soprattutto quella di trovarci ancora insieme alla signora Finzero. È così anche per me che non ci credo. E in quel caffè, come succede sempre, ci mettemmo a rivocare lei, commossi, e anche l'antipatia del signor Pubert sbiadiva davanti a quel ricordo. Il gran segreto della signora Finzero è che non ha mai provocato gelosie tra noi e neppure pettegolezzi. Che andasse a letto col suo amico, il signor Dexeux, era noto, ma in un punto, se c'è un letto, occupa tutto il punto. Quindi non si tratta di andare a letto, ma di esserci, perché chiunque è nel punto è anche nel letto. Di conseguenza era inevitabile che lei fosse a letto anche con ognuno di noi. Fosse stata un'altra persona, chissà quante cose le si sarebbero dette dietro. La donna delle pulizie era sempre lei a dar la stura alle maldicenze e gli altri non si facevano pregare a imitarla. Degli zuzù, tanto per cambiare, le cose orribili che ci toccava sentire. Padre, figlie, fratelli, sorelle, madre, zie, non ci si fermava davanti a nessuna losca insinuazione. Con lei invece era diverso. La felicità che mi veniva da lei era insieme a quella di celarmi io puntiforme in lei e quella di proteggere lei puntiforme in me. Era contemplazione viziosa, data la promiscuità del convergere puntiforme di tutti in lei, e insieme casta, data l'impenetrabilità puntiforme di lei. Insomma, cosa potevo chiedere di più? E tutto questo, così come era vero per me, valeva pure per ciascuno degli altri, e per lei. Conteneva ed era contenuta con pari gioia, e ci accoglieva e amava e abitava tutti ugualmente. Si stava così bene tutti insieme, così bene che qualcosa di straordinario doveva pure accadere. Bastò che a un certo momento lei dicesse: «Ragazzi, avessi un po' di spazio, come mi piacerebbe farvi le tagliatelle». E in quel momento tutti pensammo allo spazio che avrebbero occupato le tonde braccia di lei, muovendosi avanti e indietro con il mattarello sulla sfoglia di pasta, il petto di lei calando sul gran mucchio di farina e uova che ingombrava il largo tagliere, mentre le sue braccia impastavano, bianche e unte d'olio fin sopra il gomito. Pensammo allo spazio che avrebbero occupato la farina e il grano per fare la farina e i campi per coltivare il grano e le montagne da cui scendeva l'acqua per irrigare i campi e i pascoli per le mandrie di vitelli che avrebbero dato la carne per il sugo, allo spazio che ci sarebbe voluto perché il sole arrivasse con i suoi raggi a maturare il grano, allo spazio perché dalle nubi di gas stellari il sole si condensasse e bruciasse, alle quantità di stelle e galassie e ammassi galattici in fuga nello spazio che ci sarebbero volute per tener sospesa ogni galassia, ogni nebula, ogni sole, ogni pianeta. E nello stesso tempo del pensarlo, questo spazio inarrestabilmente si formava. Nello stesso tempo in cui la signora Finzero pronunciava quelle parole: «Le tagliatelle, ragazzi», il punto che conteneva lei e noi tutti si espandeva in una raggiera di distanze d'anni luce e secoli luce e miliardi di millenni luce, e noi sbattuti ai quattro angoli dell'universo, signor Pubert fino a Pavia, e lei dissolta in non so quale specie di energia, luce e calore, lei signora Finzero, quella che in mezzo al chiuso nostro mondo meschino era stata capace di uno slancio generoso, il primo. Ragazzi, che tagliatelle vi farei mangiare! Un vero slancio d'amore generale, dando inizio nello stesso momento al concetto di spazio e allo spazio propriamente detto, e al tempo, e alla gravitazione universale, e all'universo gravitante, rendendo possibili miliardi di soli e di pianeti, di campi di grano e di signore Finzero, sparse per i continenti dei pianeti che impastano con le braccia unte e generose, infarinate, e lei da quel momento perduta, e noi a rimpiangerla.